Il disturbo bipolare, conosciuto anche con il nome di psicosi maniaco-depressiva, è un disturbo caratterizzato da cambiamenti estremi dell'umore e colpisce circa il 2,5% della popolazione. La fascia d'età, che va dai 15 ai 30 anni, rappresenta il momento in cui il disturbo bipolare raggiunge il suo picco. Quali sono i sintomi del disturbo bipolare? Chi soffre di disturbo bipolare alterna due fasi, o meglio due periodi, indicati con il nome di episodio maniacale ed episodio depressivo. Durante l'episodio maniacale, il soggetto ha un umore elevato, superiore alla norma, e un senso di onnipotenza. Può non sentire il bisogno di mangiare e di dormire. Appare allegro, euforico e pieno di energia. È disinibito e iperattivo. Può iniziare ad ossessionarsi ad un'attività in particolare, come scrivere un libro, iniziare uno sport o impegnarsi in molteplici nuovi progetti. Può intraprendere attività rischiose, come investimenti, guida spericolata e spese eccessive, ma anche sviluppare una dipendenza per il gioco d'azzardo e per lo shopping compulsivo. Durante l'episodio depressivo, invece, il soggetto presenta un umore depresso e pessimista. La tristezza e la disperazione prendono il sopravvento. Se prima tutto era realizzabile, ora è tutto impossibile. Perde interesse verso il mondo esterno e per le attività che prima considerava piacevoli. Avverte una mancanza di energia e una difficoltà di concentrazione. Sviluppa idee di morte e pensieri negativi. Il tempo che intercorre tra un episodio e l'altro può essere lento, ma anche rapido e improvviso. Chi soffre di disturbo bipolare può manifestare anche una sola delle due fasi. A volte il passaggio di fase nel bipolarismo è alternata da un periodo detto periodo eutimico, ovvero di umore normale. I sintomi dei vari episodi possono durare per una settimana, ma anche di più, e in alcuni casi è richiesto il ricovero ospedaliero. I sintomi del disturbo bipolare non hanno niente a che vedere con i normali alti e bassi dell'umore con cui tutti noi spesso ci dobbiamo confrontare. Classificazione e diagnosi. Prima però andiamo a vedere come vengono definiti alcuni termini nel DSM-5, ossia nel Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali, in modo da comprendere meglio come viene classificato il disturbo bipolare. L'episodio maniacale è un periodo di umore persistentemente alto, dalla durata di almeno una settimana o di qualsiasi durata se l'intensità è tale da richiedere il ricovero ospedaliero. L'episodio ipomaniacale, invece, rispetto all'episodio maniacale, deve durare almeno 4 giorni e le condizioni cliniche non sono tali da richiederne il ricovero. L'episodio depressivo maggiore è un singolo episodio depressivo di intensità lieve, moderata o grave, con o senza sintomi psicotici, come allucinazioni e deliri, e deve durare per almeno 2 settimane. L'episodio misto soddisfa sia i criteri dell'episodio maniacale che quelli dell'episodio depressivo maggiore, e i sintomi devono durare per almeno una settimana. Il disturbo bipolare comprende 3 diverse condizioni cliniche che, pur avendo molti sintomi in comune, differiscono per intensità e frequenza. Possiamo quindi classificare il disturbo bipolare in 3 tipi. È caratterizzato da uno o più episodi maniacali o misti, solitamente accompagnati da episodi depressivi. È caratterizzato da almeno un episodio depressivo maggiore, alternato ad almeno un episodio ipomaniacale.
È caratterizzato da frequenti alterazioni del tono dell'umore, o meglio dall'alternarsi di periodi ipomaniacali e di periodi di lieve depressione per almeno 2 anni, che però non raggiungono l'intensità dei sintomi del disturbo bipolare 2. Nel prossimo video invece andremo a vedere nel dettaglio quali sono le cause e come viene curato il disturbo bipolare.